Naturalmente un po' di freezer se lo sono fatti, ma adesso voglio dargli comunque l'antitarlo perché alcuni sono molto camulati. La sequenza sarà questa: tratterò con l'antitarlo, gli darò una bella pulita e la cera che li pulirà ulteriormente e un po' li nutrirà. Il primo che ho fatto ero un po' preoccupata per i gusci che avevo trovato di insetti e l'ho messo nell'acqua, ma è stato troppo, si è bagnato troppo e una fessura si è un po' aperta. Adesso vi faccio vedere. Non volevo mostrarvi troppo il risultato già adesso, però arriveremo a un bel aspetto finale. Adesso cosa facciamo? Quindi cominciamo a trattarli con l'antitarlo. Il top sarebbe lasciarli anche un po' chiusi in un sacchetto in modo che faccia effetto bene. Li puliremo con uno straccio bagnato e li tratteremo con la cera per mobili. Adesso, come vi dicevo, gli do una bella pulita dalla polvere con un panno umido. Questa è una spugna che si può strizzare tantissimo, quindi davvero di acqua ne tiene poca, che è sufficiente a dargli una lavata ma senza bagnarlo e rovinare il legno. Cambia proprio faccia, e di sporco ne viene via un sacco. Uno lo sto lasciando apposta così com'era per farvi vedere alla fine prima e dopo. Per finire la cera.
Non voglio esagerare perché dopo voglio arrotolarci su un pizzo che non deve impregnarsi di cera, però sono secchi, hanno bisogno di essere un po' trattati. Questo lo pulirà ulteriormente, lo nutrirà e lo luciderà un po'. Direi che la differenza è già più che evidente. Ora, in realtà, adesso, vabbè, tratterò anche lui, poverino. Lui ha bisogno di asciugare e quindi cosa voglio farci? Ve lo faccio vedere con il rocchetto che avevo già sistemato in precedenza. Allora, si può naturalmente riutilizzare per metterci del filo tranquillamente, però è un lavoraccio, soprattutto se si usa, cioè deve essere un filo grosso, perché se vi mettete ad arrotolare senza una macchina che ve lo tenda un filo fine non si finisce più. Allora io ho deciso di utilizzarli per metterci dei pizzi, e poi adesso vi farò vedere, che possono essere solo decorativi oppure dopo possono essere effettivamente usati. Ci metterò dei pizzi e intendo fermarli con degli spilloni vecchi. Questo è proprio vecchio, ce l'ho da quando ero bambina, ma era già vecchio allora, adesso sono
datata, ma non così tanto. E dopodiché per usarlo si può usare appunto come nastro, come portapizzo, ma altrimenti può diventare un elemento decorativo e nel foro si possono tenere le forbicine da ricamo.